Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo video vediamo come utilizzare al meglio tre funzioni di ricerca e riferimento di Excel: righe, colonne e aree. Si tratta di funzioni semplici ma molto utili per analizzare la struttura di un foglio di lavoro, poiché permettono di contare rapidamente quante righe, quante colonne o quante aree contiene un intervallo selezionato. Il loro vero potenziale emerge soprattutto quando vengono nidificate all'interno di altre funzioni, rendendo le formule più dinamiche, flessibili e capaci di adattarsi automaticamente a dati che cambiano nel tempo, soprattutto quando si lavora con tabelle che possono cambiare dimensione. Sei pronto? Iniziamo! Osserva attentamente questo tabellone dei voti. Ci sono 22 allievi e 11 materie. Osserva ora la numerazione progressiva presente qui a sinistra. Quando vado ad eliminare qualche riga, CTRL-, i numeri si ridispongono in ordine progressivo. Eliminando invece qualche colonna, CTRL-, cambiano anche in automatico il numero delle materie ed il numero degli allievi. Inoltre, eliminando l'intera riga dei voti di uno o più allievi, la media calcolata in maniera convenzionale fornisce un errore, mentre la media calcolata nel modo che ti descriverò dà come risultato 0, e la stessa cosa accade quando cancello i voti di un'intera colonna. La media convenzionale, come puoi osservare, fornisce un errore di divisione per 0. Cancello ora le modifiche effettuate e svolgo nuovamente l'esercizio. Siccome questa tabella non è posizionata all'inizio del foglio di lavoro, per contare il numero degli allievi possiamo contare il numero delle righe presenti in questo intervallo. La funzione che restituisce il numero delle righe presenti in un intervallo di celle è la funzione righe, che è utile per controllare le dimensioni verticali di una tabella. In cella Q24 inserisco la funzione righe, che come puoi notare dallo screen tip prevede un solo argomento, che è la matrice, oppure l'intervallo di celle, di cui vogliamo calcolare la dimensione verticale. Premendo Invio otteniamo il risultato desiderato. Per quanto riguarda invece il calcolo del numero delle materie, possiamo utilizzare la funzione colonne di Excel, che ha la stessa sintassi della funzione righe e restituisce il numero delle colonne presenti in un intervallo, che per noi è l'intervallo contenente i nomi delle materie. Premendo Invio, riusciamo a determinare la larghezza della parte del tabellone contenente i voti degli allievi. Avremmo potuto ottenere questi due risultati anche in altri modi, ad esempio utilizzando la funzione contavalori. Vediamo ora un'applicazione più interessante della funzione righe. Generiamo una numerazione progressiva. In cella A24 inserisco la funzione righe e ti insegno un trucco. Clicco nella cella B24 e digito 2 punti. Come puoi notare, il riferimento alla cella B24 compare 2 volte. Mi posiziono nel primo riferimento e premo il tasto F4, impostando così un riferimento assoluto. Chiudo la parentesi tonda e premo Invio. Le righe contenute dalla cella B24 alla cella B24 sono ovviamente solo una. Trascinando però la formula verso il basso, come puoi notare, si genera una numerazione progressiva, poiché ad esempio in questa seconda cella Excel conta le righe dalla B24 alla B25, e cioè 2 righe. Una numerazione di questo tipo, come hai potuto osservare in precedenza, è dinamica e cancellando un qualsiasi numero di righe, la numerazione resta comunque una numerazione progressiva. Analizziamo ora le due formule per il calcolo della media. Mi posiziono in cella O24 e come puoi notare, per calcolare la media, ho sommato i voti presenti nella riga di Bernardi Alessandra e li ho divisi per il numero di colonne corrispondenti al numero delle materie. In questo modo, cancellando l'intera riga, la somma sarà 0 e il numero di colonne resterà comunque 11, e dunque riusciremo ad evitare l'errore di divisione per 0 derivante dall'utilizzo della funzione media convenzionale. Annullo ora le ultime modifiche e ti mostro anche l'altra formula per il calcolo della media, lasciando a te il compito di analizzarla. Le funzioni righe e colonne possono operare anche sulle matrici. Come puoi notare in questo esempio,
Utilizzando la funzione righe, voglio contare il numero delle righe presenti in questa matrice, che è scritta in forma estesa, cioè fra parentesi graffe e con separatore di colonna backslash e separatore di riga punto. Prima di premere invio, copio questa matrice, CTRL-C, invio. Excel mi dice che la matrice ha 5 righe e 3 colonne, dati ricavati mediante le due funzioni righe e colonne. Mi posiziono ora in cella F4, digito uguale e incollo la matrice appena copiata. Premo invio. In questo modo posso verificare l'esattezza dei calcoli effettuati da Excel, 5 righe e 3 colonne. Vediamo ora a cosa serve la funzione aree di Excel. La funzione aree restituisce il numero di aree che compongono un riferimento. Un'area può essere una cella singola, un intervallo di celle contigue, ma la funzione si rivela molto utile soprattutto quando viene nidificata all'interno di altre funzioni che lavorano su intervalli multipli non contigui. La sintassi della funzione aree è molto semplice e prevede un solo argomento, il riferimento. Quando lavora su una singola cella, fornisce come risultato 1, poiché ovviamente una singola cella occupa una sola area del foglio di lavoro. La stessa cosa avviene con gli intervalli di celle contigue, poiché anche in questo caso l'area occupata da un singolo riferimento è unica. Quando lavori invece su intervalli multipli, devi fare molta attenzione, poiché la funzione aree prevede un solo argomento, ma gli intervalli multipli selezionati tenendo premuto il tasto CTRL sono separati fra loro dal punto e virgola, ed Excel restituirà un errore, poiché interpreta ogni intervallo come un argomento della funzione. In questo caso dobbiamo aprire 2 volte la parentesi tonda, selezionare successivamente gli intervalli tenendo premuto il tasto CTRL, chiudere le 2 parentesi e premere invio. Excel, come puoi notare, conta esattamente le aree non contigue selezionate, che sono proprio 4. Con la funzione aree possiamo anche vedere se 2 intervalli si intersecano fra di loro. Vediamo ora se l'intervallo giallo si interseca con l'intervallo azzurro. Dopo aver inserito la funzione aree, seleziono l'intervallo giallo, digito l'operatore di intersezione, che è uno spazio, e seleziono l'intervallo azzurro. Premendo invio, ottengo un'unica area di intersezione, che è l'area che ho colorato in rosa. Se ad esempio spostassi verso il basso il secondo intervallo selezionato, che Excel ha colorato di rosso, ora i 2 intervalli non si intersecano più e premendo invio otterrò un errore null, cioè nessuna intersezione. Rimettiamo ora le cose a posto e vediamo anche un esempio con gli intervalli denominati. In questo esempio ho assegnato dei nomi nel foglio di lavoro e per la precisione ho chiamato giallo questo intervallo ad anello e azzurro questa striscia orizzontale. Vediamo ora in quante aree si intersecano. Inserisco la funzione aree e al suo interno seleziono i 2 intervalli denominati giallo, doppio clic, premo spazio per operare un'intersezione e azzurro, doppio clic e invio. Come si vede anche ad occhio, le aree di intersezione sono 2 che ho colorato in rosa. Vediamo ora un esempio pratico sull'utilizzo delle funzioni aree e righe. Un finanziamento di importo variabile viene distribuito in parti uguali tra un numero non definito di gruppi di ricerca. A sua volta, ciascun gruppo suddivide equamente la quota ricevuta tra i propri componenti. Il problema consiste nel determinare come avviene la distribuzione delle somme a ciascun livello. Cominciamo a determinare il numero dei gruppi attivi. Lo facciamo mediante la funzione aree. Siccome i dati sono stati inseriti in tabella, possiamo selezionare ogni tabella cliccando qui in alto a sinistra quando il puntatore del mouse assume questa forma. Dobbiamo però ricordarci di inserire 2 parentesi, altrimenti Excel fornirà un errore, poiché interpreta ogni riferimento come un argomento della funzione, ma la funzione aree prevede un solo argomento. Seleziono la prima area, premo il tasto CTRL e seleziono anche tutte le altre aree. I gruppi attivi sono quelli in cui è presente la lista dei nomi. Chiudo le 2 parentesi e premo invio, trovando così che i gruppi attivi sono 5.
Calcoliamo ora l'importo da assegnare a ogni componente di ogni gruppo. Per determinare la quota spettante, devo dividere il finanziamento, che blocco mediante il tasto F4, per il numero dei gruppi, sempre bloccato mediante il tasto F4, e devo dividere questo risultato, che è la quota assegnata ad ogni gruppo, per il numero dei componenti del gruppo, che posso ottenere mediante la funzione righe. Come argomento di tale funzione seleziono, cliccando qui nella parte alta della tabella, quando il puntatore assume questa forma, in modo da selezionare l'intera colonna. Chiudo la parentesi tonda e prima di premere invio, copio l'intera formula. CTRL-C, invio. Incollo ora la formula all'interno delle altre tabelle e cambio il nome del gruppo, ottenendo così il risultato desiderato. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!